Se avete riconosciuto l'inquietante andamento di produzione in copertina e volete trovare una soluzione, siete nel posto giusto. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi torniamo a parlare di impianti che si bloccano. Avevamo già trattato questo argomento in un precedente video che vi consiglio di andare a vedere, però l'avevamo esaminato solo per quanto riguarda le sovratensioni che vengono dalla rete. In questo video volevo approfondire un attimo le altre varie possibilità per cui può presentarsi una sovratensione ai capi dell'inverter. Cerchiamo quindi di capire appieno perché si presenta una sovratensione ai capi dell'alternata dell'inverter e perché questa si presenta soprattutto nei momenti in cui c'è massima produzione. Riprendendo un po' l'esempio idraulico dell'altra volta, possiamo pensare al fotovoltaico come a un rubinetto collegato a un tubo. Più viene aperto il rubinetto, più acqua viene fatta fluire in questo tubo, e allo stesso modo il fotovoltaico più produce, più energia elettrica deve essere immessa nei cavi che compongono il vostro impianto elettrico e nel caso anche nella rete. Tornando all'esempio di prima, se però il tubo non è dimensionato bene per la massima apertura di quel rubinetto, ci sarà un problema di aumento di pressione sul rubinetto, insomma nel punto di attacco. In ugual modo, se avete un impianto fotovoltaico che produce, quando questo raggiunge il massimo di produzione, se i vostri cavi o quelli del gestore di rete non sono dimensionati per portare l'energia massima che viene prodotta dall'impianto fotovoltaico, vuol dire che non avranno la possibilità di portare tutta la corrente necessaria, e quindi essendo l'energia il prodotto di tensione e corrente, limitando la corrente che può fluire attraverso quei cavi, inevitabilmente si ha un aumento della tensione ai capi del generatore, quindi ai capi dell'inverter, che registra una sovratensione e si blocca. Sperando di avervi chiarito più o meno questo concetto, andiamo a vedere dove sono i punti critici e dove guardare se appunto avete delle interruzioni di produzione. Andiamo a capire dove fare le verifiche e anche in quale ordine, perché comunque ci sono verifiche che coinvolgono solo voi e il vostro elettricista e verifiche che coinvolgono anche il gestore di rete, che potrebbero essere anche più costose. Il primo posto dove andare a guardare sono i cavi che collegano l'inverter, il quadro generale e il contatore di scambio, quindi verificare che il cavo che collega l'inverter al vostro quadro generale sia del diametro giusto e anche in base alla lunghezza, perché la lunghezza del cavo determina una caduta di tensione. La caduta di tensione si ha tra il fotovoltaico e il contatore. Se ho una caduta di 10 volt nel tratto di linea tra il fotovoltaico e il contatore vi garantisce 230 volt. Quindi quei 10 volt che vengono persi lungo la linea nel passaggio dal fotovoltaico al contatore saranno 10 volt in più ai poli del fotovoltaico. Al contatore potreste avere sempre 230 volt e non avere nessun problema, ma sul fotovoltaico averne 240 in condizioni nominali e quindi avere una sovratensione. Fatta appunto la verifica dei cavi del vostro impianto, quindi che abbiano le sezioni giuste, che la caduta di tensione sia entro il 4% al massimo e che ognuno abbia fatto il suo lavoro nel modo corretto, appunto, l'altro posto dove andare a cercare è la rete del distributore. Come ho detto nel vecchio video, io vi consiglio di chiedere a questa verifica dei parametri di rete, perché molto spesso queste sovratensioni sono dovute appunto all'inadeguatezza della rete del distributore, perché adesso, senza voler mettere in croce e distribuzione, Terna e tutti, la rete elettrica nazionale, essendo un meccanismo enorme, ha ancora grosse lacune e quindi non si è ancora del tutto adeguata alla possibilità di ricevere energia dai propri utenti, e quindi spesso questi problemi di sovratensione sono dovuti proprio magari a una sezione di cavo Enel troppo lunga o troppo piccola rispetto alla potenza che deve trasportare. Ed il principio è esattamente lo stesso di cui vi parlavo prima, solo che questa volta cambia il tratto di linea di interesse. Se volete approfondire come fare questa richiesta al gestore di rete, vi consiglio di guardare il video precedente, quindi non starò a ripeterlo adesso. Vi dico solo che il costo della verifica è intorno ai 160 euro nel caso venga verificato che i parametri sono giusti.
nel caso venga verificato che c'è un problema sui parametri di rete, ovviamente verrà adeguata la rete e non vi verrà addebitato nulla. Se non volete chiedere la verifica di distribuzione, cosa che io assolutamente vi sconsiglio, perché va bene, sono 160 euro, ma magari quei 160 euro vi risolvono un problema che ve ne farebbe perdere di più. Oppure magari avete avuto la sfiga che in distribuzione è venuta, ha montato l'apparecchio e in quel periodo proprio non è successo nulla e non hanno rilevato nessun problema nei parametri di rete e quindi vi hanno detto no, non c'è niente, noi non adeguiamo nulla. Ecco, cosa si può fare in questi casi? Ne ho sentite di ogni, nel senso che quando uno va a chiedere al proprio elettricista, l'elettricista gli consiglia qualsiasi cosa. C'è chi ha suggerito dei trasformatori, degli abbassatori di tensione, chi ha suggerito degli stabilizzatori di rete. Ecco, queste cose che vanno a cercare di lenire il problema della sovratensione non sono la soluzione giusta. Perché? Perché sono dei placebo praticamente. Si sta curando il sintomo e non la causa del problema. Perché? Perché questi strumenti non vanno a lavorare sulla grandezza giusta. In che senso? Mettiamo l'esempio dell'abbassatore di tensione. Voi ai capi del contatore ogni tanto avete delle sovratensioni, l'elettricista vi suggerisce di montare un abbassatore di tensione che magari vi abbassa la tensione del 10%, perché lì si ragiona sempre in percentuale con i trasformatori, come se quel è il tubo di prima, quello dell'esempio, voi andaste ad allargarlo fino al punto di consegna. Il problema è che comunque al contatore, nel momento in cui è il fotovoltaico che immette energia in rete, ci sarà comunque una sovratensione, perché ok, l'inverter non vede la sovratensione, ma sul contatore c'è, i cavi sono comunque sottodimensionati, non è cambiato nulla, abbiamo solo messo una cosa che non fa vedere all'inverter la sovratensione. Però se l'inverter comincia a produrre al massimo della potenza, cioè fino a un certo punto il trasformatore contribuisce a tenerlo acceso. Più tiene acceso il fotovoltaico, più la tensione si alza e a un certo punto arriverà comunque sopra alle soglie per cui l'inverter si spegnerà, perché stiamo continuando a spingere persone in un vagone della metropolitana pieno. A quel punto o vi salta il contatore, perché il primario dell'abbassatore comunque arriva sopra le soglie di rete e quindi Enel magari vi impone un distacco, oppure comunque continuerà a essere spinta energia verso la rete che non può essere assorbita in quel momento, non può essere trasportata in quel momento dalla rete e quindi continuerà ad alzarsi la tensione e arriverà lo stesso, nonostante il rapporto del 10% in meno, arriverà lo stesso oltre le soglie della CEI 021. Oppure, altra cosa, quando l'impianto funziona normalmente, non al massimo della produzione, la tensione di rete è del 10% più bassa, quindi basta un minimo di abbassamento di tensione sulla rete per far bloccare comunque il fotovoltaico. Stesso identico discorso per gli stabilizzatori di rete, anzi forse ancora peggio, perché lo stabilizzatore di rete nasce per evitare alle apparecchiature elettroniche dei problemi dati dagli sbalzi di tensione sulla rete del distributore, ma dai buchi di tensione o dai piccoli sbalzi di tensione, non da un fotovoltaico che spinge energia in rete e la rete non riesce a gestirla. Quindi, come per il semplice trasformatore, anche lo stabilizzatore di rete è semplicemente una maschera che mettete voi, cioè sono degli occhiali che mettete voi al fotovoltaico per fargli vedere che la rete va tutto bene, continua pure a produrre e a mandare energia in rete, ma probabilmente provocando danni peggiori di quelli che produrrebbe se si spegnesse. Quindi cosa hanno in comune queste due soluzioni che non sono effettivamente soluzioni? Lavorano su uno solo dei parametri, lavorano sulla grandezza sbagliata, sul sintomo.
non sul problema vero. Il problema vero è appunto che l'impianto nel momento di massima produzione produce più energia di quella che la rete è pronta ad accogliere. Quindi su cosa bisogna lavorare? Non sulla tensione o sulla corrente, bisogna lavorare sulla quantità di energia destinata alla rete. La soluzione quindi è abbassare la quantità di energia prodotta dal fotovoltaico che va verso la rete. E come si fa? Come si può fare? 1. Usando il principio base del fotovoltaico, quindi l'autoconsumo, e quindi ottimizzare i carichi e cercare di consumare il più possibile nei momenti di massimo rendimento dell'impianto. Questo potete farlo puntandovi le sveglie, puntando gli elettrodomestici o come si chiamano? Aiuto. Oppure con dei monitoraggi, sì. Oppure con dei monitoraggi che gestiscano un controllo carichi, che è una cosa, insomma, costa qualcosina in più del puntarsi una sveglia, però comunque quello è ottimizzare il consumo e puntarlo nel momento giusto, nel momento in cui serve. Altra soluzione è montare degli accumulatori elettrici, quindi comprare un sistema di accumulo a batteria e farlo lavorare in quei momenti di massima produzione, in modo che vada comunque lui ad assorbire un po' dell'energia che produce il fotovoltaico, che altrimenti andrebbe tutta in rete. Oppure può essere un accumulo termico, come mi è stato suggerito in una discussione qualche giorno fa. Voi comprate un sistema di accumulo termico, praticamente è in pratica un cilindrone per accumulare acqua calda prodotta da una pompa di calore elettrica, che quindi consuma l'energia del fotovoltaico e accumula l'acqua calda prodotta per poterla usare dopo. Oppure, terza opzione estrema, e io sinceramente non vorrei neanche considerare, però in casi estremi, ovviamente, ama gli estremi rimedi, parzializzare la produzione dell'impianto fotovoltaico, quindi andare sulla programmazione dell'inverter e impostargli una soglia massima di produzione in modo che non abbia il massimo del rendimento, ma vada in qualche modo a tagliare la produzione per limitare quindi la sovratensione. Non tutti gli inverter ce l'hanno, la maggior parte oggi dovrebbe averla come opzione, proprio per tamponare questa problematica che è sempre più diffusa. In conclusione però mi sento di dirvi che 2 delle 3 soluzioni che vi ho detto, di quelle che funzionano veramente, sarebbe bello e sarebbe molto utile, anche se uno non ha delle sovratensioni, applicarle. Quindi ricordatevi sempre di cercare di concentrare i carichi nei momenti in cui c'è il massimo rendimento dell'impianto. Se ne avete la possibilità, o se comunque vedete una grossa quantità di energia che va comunque in rete, magari pensare anche a un accumulo. Sul tema dell'accumulo vi suggerisco di guardare il mio video accumulo sì, accumulo no, anche lì per valutare un po' meglio se vi conviene o meno. Però prima di andare a parzializzare la produzione di un inverter, io sinceramente investirei questi 160 euro in una verifica da parte del distributore di rete, per vedere almeno se è possibile ovviare a questo problema lato e distribuzione, oppure vi tocca comunque parzializzare la produzione. Mi sono dilungato tantissimo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete anche voi dei problemi di stacco dell'impianto per sovratensione. Incollatemi qua sotto le vostre curve di produzione, così condividiamo tutte le sfighe degli impianti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi video, e di condividerlo se vi è stato utile o se potrebbe essere utile a uno dei vostri amici che magari è disperato perché l'impianto gli si blocca. Se questo approfondimento vi è piaciuto, ricordatevi di cliccare mi piace e di lasciarmi un commento se ho risolto in qualche modo il vostro problema di produzione. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto da andreapiccinelli.net.